Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche romantiche per la prima metà di luglio e abbiamo la carta del giudizio. Amici della bilancia, periodo di presa di consapevolezza. Quando c'è la carta del giudizio si tratta come di un momento di comprensione dove si vedono le cose da un punto di vista più ampio e da lì c'è una conseguente rinascita, come se si partisse da un altro punto. Va bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il link alle previsioni del primo e del secondo semestre del 2024, trovate il link alle previsioni per l'estate e il link anche ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Tenete presente che io parlerò della vostra energia e di quella del partner, ma potreste sentirle invertite. Se per caso siete single, vi invito a rimanere sintonizzati sul canale perché presto pubblicherò anche le letture sui single per luglio. Bene ragazzi, allora qui abbiamo il giudizio, un 3 di bastoni, diavolo, temperanza, 6 di denari, e regina di coppe. Allora, devo dire che tutto sommato sarà un periodo abbastanza in equilibrio, nonostante questo diavolaccio che vediamo qua. Però ho più la sensazione che il diavolo sia qualcosa che costringe. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Però partendo da questo giudizio che è a testa in giù, io qui ho come la sensazione che questo periodo sarà proprio atto a rendersi conto di certe dinamiche, magari all'interno della relazione o all'interno di una situazione. Andiamo a vedere la carta del giudizio. Allora abbiamo un 8 di bastoni e un 10 di spade. È come se non si volesse concludere qualche tipo di ciclo, se non si volesse vedere, se non si volesse parlare di un determinato tema nei prossimi 15 giorni. 15 o 20, ragazzi, tenete sempre presente che il movimento energetico lo sentite in base alla decade di nascita. Ho pubblicato comunque la guida e spiego tutto dentro quel video. Allora, andiamo a vedere il 3 di bastoni. Fante di coppe. Giustizia e 9 di spade. Qui potrebbe esserci come qualche tema legale nei prossimi, diciamo nella prima parte di luglio, con la persona di interesse. Se non sono temi legali nel senso burocratici, potrebbero essere anche questioni da regolarizzare, perché comunque qui avete due carte che mi parlano di equilibrio, È come se tra di voi ci fosse nella prima metà di luglio, diciamo una sorta di volontà
nel voler mettere in regola certe cose, lasciarsi indietro altre cose, o probabilmente c'è proprio come una necessità per qualcuno. Voglio andare a vedere il diavolo. Ho come l'idea che ci sia, come vi posso dire, la necessità di prudenza. 7 di pentacoli e imperatore. Allora ragazzi, devo dire che nel prossimo periodo potrebbe anche arrivare un'offerta da parte dell'altra persona. Adesso io parlerò della vostra energia piuttosto che di quella dell'altra persona, ma tenete presente che potete sentirle invertite, quindi potreste anche essere voi a fare un'offerta all'altra persona per cercare di regolarizzare magari la situazione piuttosto che la relazione o un determinato tema all'interno della vostra frequentazione. Devo dire che dall'altro lato sento un po' di, mi viene da dire rigidità per certi versi. Potrebbe essere qualche cosa che vincola l'altra persona da un punto di vista patrimoniale, piuttosto che economico, di ruolo o lavorativo. Ha diverse sfaccettature in effetti questo gruppo di carte. Voglio andare a vedere la temperanza. 9 di coppe e 6 di bastoni. Sì, ma infatti vi dico, tutto sommato è un buon periodo. Con il 9 di coppe c'è una sorta di appagamento, perlomeno emotivo, però vi dico anche che c'è un 6 di bastoni, quindi si parla anche di qualche tipo di riconoscimento, di traguardo raggiunto e potrebbe proprio anche fare riferimento a questa giustizia. Allora, ragazzi, quando c'è la giustizia ci possono essere temi di solito è una carta di contratti, parla di contratti e questioni burocratiche che si firmano. Quindi potrebbe essere un qualche tipo di accordo, potrebbe essere una situazione legale per qualcun altro è una questione legata alla casa. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Mago e 6 di coppe. Guardate, in realtà sento che le cose sono tutto sommato, come vi dicevo, in equilibrio. Qui ho l'idea che si viva un po' l'amore romantico o si stia tentando di rivivere l'amore romantico dei primi tempi o dei vecchi tempi. C'è qualcosa che pesa, che voi non volete vedere qua. E potrebbe essere una questione, siccome abbiamo l'imperatore e la giustizia, potrebbe essere proprio una questione di soldi, come vi dicevo prima, di lavoro piuttosto che di ruolo o di una casa. Andiamo a vedere un attimo la regina di coppe. 10 di coppe. Ve l'ho detto io che tutto sommato va bene. Aspettate adesso prima che parlo. Ecco, 5 di coppe e 5 di bastoni. Allora ragazzi, se siete in una conoscenza nuova, sento che l'altra persona ha delle intenzioni, ma è come se non avesse tanto raggio d'azione per venirvi incontro. E per certi versi voi o non volete affrontare un certo tipo di problema per paura di che ci siano eventuali tagli, oppure c'è un qualche cosa che vi state tenendo dentro fondamentalmente nella prima metà di luglio nei confronti dell'altra persona. Ehm, È come se vi dicessero di procedere un passo alla volta, però poi terminiamo con questa regina di coppe, io sento che il sentimento si può effettivamente sviluppare.
Se siete in una relazione da tanto tempo, uno dei due è particolarmente rigido, è come se ci fosse bisogno di mettere queste regole, di definire anche il dove si sta andando, che cosa vogliamo dalla relazione, dalla coppia, verso che direzione andiamo. Perché in realtà va tutto bene, ma se siete in coppia da tanto tempo, sento che le cose sono un po' piatte. È come se ci fosse bisogno di mettere un po' di verve alla relazione. Se siete in una relazione non ben definita o una triade, un tris, non so come si dica, un triangolo, ehm, ho come l'idea, ragazzi, che vi accontenterete di quello che l'altra persona vi dà in questo periodo, perché qui sento forte la voglia, cioè la voglia, scusate, la non comunicazione o non voler vedere, non voler accettare qualcosa. Dall'altro lato ci sono come dei vincoli, dei condizionamenti, potrebbe anche essere una persona sposata o un vostro qualche collega di lavoro, devo dire, per qualcuno, però è come se ci dovesse essere una sorta di ehm, definizione della relazione. Perché sì, è vero che state bene, sì, è vero che l'altra persona vi riempie di attenzioni, vi riconosce, che c'è un sentimento, però è anche vero che è come se ci fossero tante distrazioni nella vostra relazione. Terminiamo comunque qua con un 5 di coppe. Ehm, è una carta che mi indica un po' il piangere sul latte versato. Quindi è un po' come se qualcuno si fosse trovato in una situazione e non può far altro che continuare a navigarla al meglio. Vi dico, è abbastanza tranquilla, la situazione in questo prossimo periodo, non vedo grandi movimenti. L'unica cosa è che un po' questo diavolo, sento come una sorta di o troppa sicurezza e controllo o impazienza. Adesso ognuno di voi adatti la lettura alla propria realtà. Andiamo a vedere una fatina. Devo dire che tutto sommato qualsiasi tipo di relazione abbiate con questa persona è abbastanza equilibrata in questo periodo. Si termina comunque con una regina di coppe, quindi tante emozioni, tanti sentimenti. Normalmente la regina di coppe è un sali e scendi di emozioni. E sì, ci può stare perché effettivamente abbiamo due carte, due numero 5, un 10, quindi due carte di conflitto, una carta di risultato raggiunto, no? Di appagamento, qui abbiamo un 9 di coppe, 10 di coppe, quindi si va effettivamente verso questa pienezza. Però vi dico che avendo questi 2 5 e soprattutto un diavolo qui, può essere che non sia proprio lineare il percorso, perché c'è qualche cosa che blocca. Allora, tolleranza, oh che bella! C'è qualcosa che probabilmente dovrete tollerare in questo prossimo periodo o di questa situazione o magari proprio della persona, della situazione propria dell'altro. Mm? Come se vi invitassero a sviluppare la tolleranza. Andiamo a vedere ancora un angelo del cuore. Tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Stavo guardando se avevo segni di anime gemelle, ma non così evidenti in effetti.
Quindi se non identificate l'altra persona con anima gemella, diciamo il prossimo partner potrebbe essere, o il tuo partner, non lo so, o com'è la sensazione che potreste stringere o ritrovarvi, visto che ho detto che qualche cosa potrebbe capitarvi fra le mani, ritrovarvi a stringere con una conoscenza con una persona che normalmente non avreste frequentato. E poi qui abbiamo, potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner che cerchi. Quindi ragazzi, qui si tratta di darsi un attimino di tempo per far sì che questo diavolo un po' si dissolva, che sparisca, che tutte queste lotte, insomma, cessino. Normalmente col 5 di bastoni sono distrazioni, ok? Come se l'altra persona avesse già una situazione in piedi che la tiene occupata ed è come se ci fossero delle distrazioni per quello che riguarda la vostra relazione, come non riuscire a focalizzarsi su quello che potrebbe essere un obiettivo comune, per esempio. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemi sapere con un like, con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure potete abbonarvi al canale se preferite andare a vostro ritmo. Se volete sapere quali sono i temi trattati potete dare un occhio alle playlist, sono quelle che hanno la copertina viola. Detto questo, scusate, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!